Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Audi 4, la leggenda a trazione integrale, uscita numero 8, edizione Centauria, il modello in scala 1:8 e questa auto ha vinto il Rallye di Monte Carlo nel 1984. Aspettate perché tra la Lancia Stratos e altri modelli non vorrei aver fatto confusione. Un attimo solo. No, 84 è giusto. Ce l'ho fatta. Allora ragazzi, una macchina bellissima. Andiamo a vedere l'interno del fascicolo. Me l'ha commissionato un mio iscritto e mentre vi faccio scorrere le immagini vi ringrazio delle visualizzazioni delle iscrizioni. Alle persone che mi guardano e non si iscrivono, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato a farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. C'è veramente parecchio da montare in questa uscita. Io sono già andato a dare un'occhiata, sapete che ci tengo a darvi le informazioni di montaggio più corrette possibili e dove posso anche a semplificarvi il lavoro. Ecco qui, abbiamo finito anche di visionare questo fascicolo. Guardiamo quello che troviamo. I pezzi sono 16, contateli, e in più avete 5, ovviamente mi rivolgo a chi adesso sta facendo specificatamente la collezione, 5 serie di viti. 4 sono ad avvitare nella plastica, non usate nessun tipo di lubrificante. AP, KP, MP, A e P. Vedete? Tutte e 4 finiscono con la lettera P, plastica. E solo una, questa, QM, metallo. Questo possiamo toglierlo. Lavoreremo ovviamente sul motore. Abbiamo allora questa, la staffa grande, molto bella, è stata riprodotta veramente bene, si notano anche le teste dei dadi esagonali, sono piccoli particolari che in un modello alla fine, ve lo garantisco, fanno la differenza. Poi abbiamo questa che è la turbina di scarico, questa. Questo qui che è il wastegate, insieme a questo, insieme a questo, insieme a questo. Ok? Tutti particolari importanti, bellissimi. Nel motore endotermico turbocompresso la wastegate è una valvola di pressione massima utilizzata per il controllo delle condizioni di esercizio della turbina mossa dai gas di scarico,
che quindi al contrario della valvola pop-off, o meglio pop-off, è posta dopo i collettori di scarico. Pensate che queste cose io le sapevo? No, assolutamente. Fonti Wikipedia. Ci mancherebbe, ragazzi. Non esageriamo. Stavo leggendo, mi sono scritto tutto. Ok, poi abbiamo questo. Io ne ho già staccato uno. Eccoli qua. Vi volevo far vedere anche questo particolare. Questi sono due ugelli, ma guardate che belli. Sono piccoli, ma sono rifiniti benissimo. Questo è il collettore. Questa è la staffa piccola che andremo a montare poi con l'unica vite, questa, la QM. Qui sono già andato a crearmi il filetto, vedete? Ho utilizzato un lubrificante, qualsiasi lubrificante, anche l'olio, qualsiasi va bene, solo ricordatevelo nel metallo. Poi cos'è rimasto ancora da farvi vedere? Vi ho fatto vedere tutto. Questo qui è il tappo del collettore, tutto quello che vi ho fatto vedere, come vi ho già anticipato, è plastica. Bene, allora passiamo al montaggio. Prendiamo questa parte qui, ok? E andiamo a montare questa qua, la staffa grande, così. Ma attenzione perché questo è un pezzo di plastica e questo è metallo. Consiglio che vi do: andatevi ad allargare solo ed esclusivamente l'entrata del perno, così, e poi lo inserite piano piano, delicatamente. Crearvi l'invito come vi ho fatto vedere con la punta di un cacciavite più grande vi aiuta di sicuro. Ecco qui, e abbiamo messo il primo pezzo. Adesso prendiamo questo, e andiamo ad unirlo con una vite a P. Io uso la forma plurale perché, come vi ho detto tante volte, io vi considero, perché lo siete, parte integrante del canale. A volte dirò vado a montare, a volte dirò andiamo a montare, andiamo a vedere. Imparate a conoscermi, se ne avete piacere. Bene, prendiamo il tappo, eccolo qui, e andiamo a metterlo qui, su questo perno. Guardate come è fatto sotto, tagliato in obliquo. Lo inseriamo anche senza guardare, poi basterà semplicemente farlo ruotare dolcemente, piano piano, finché lui va a battere su tutte le parti. Quando vedremo che combacia da tutte le parti, quella sarà la posizione corretta del nostro tappo. Ecco qua. Bene, adesso prendiamo la turbina, andiamo ad unire. Anche qui attenzione, stesso discorso, soltanto l'invito, non dovete entrare con il cacciavite fino in fondo, altrimenti cosa succede? Che poi dovrete incollare il pezzo.
Premete solo in corrispondenza dei perni. Guardate che bella. È veramente particolareggiato questo modello. Mettiamo questo così, qua abbiamo questo scasso e qui abbiamo il segmento che entra. Bene. Sto guardando una cosa, un attimo solo. No, questo non deve andare così, ma così. Ecco, così. Perfetto. Poi, attenzione a questo passaggio. Guardate. Prendiamo questo. Qui abbiamo l'unico foro. Ma attenzione perché in questo mio pezzo il foro non era passante, non attraversava tutto, adesso vi faccio vedere il pezzo di plastica, come invece deve. Vedete la punta che esce? Io ho usato questa misura qui, è una T6. Attenzione perché altrimenti non riuscite a inserirlo tutto dentro. Dove andiamo a staccarlo? Loro ci dicono con un cutter, va benissimo, prendete pure un cutter, vi si staccherà nella parte più debole se lo staccate a mano, ma non è quello il punto giusto. Il punto giusto è la parte più grande. Quindi questo va via. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Dovrete avere questo così. Bene. Anche qui, attenzione, lo mettete in questa maniera, con questa lavorazione, perché entra sia da una parte che dall'altra. Vedete, se lo metto così, ma è sbagliato. La posizione corretta è questa. Così. Poi prendo questo e lo vado a mettere così. Che bella quest'auto, è magnifica, bellissima, mi piace veramente tanto. Prendiamo questo, io qua ho già messo due viti, adesso ve le faccio vedere. Sto guardando un'altra cosa. Sì, le A e P. E me le sono andate a avvitare qui. Mentre invece, per fissare questo pezzo qui, una HP. Questa. Alla fine, prima di salutarci, restate ancora con me perché prendo tutto quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Qui avete solo una posizione per poterlo inserire, non vi potete sbagliare. Segmento e scasso. Questo.
Guardate che pezzo magnifico, è bellissimo. Verniciati bene, mi piace veramente, la Centaurea mi piace veramente come lavora. Poi siamo arrivati qui, adesso prendiamo questo, vedete, io sono andato già a montarmelo, ma vi faccio vedere come ho fatto, perché qui vi conviene crearvi l'invito con la punta molto sottile. Andiamo in questo foro e in questo foro, due viti MP, e ci creiamo il filetto così. Ve ne faccio vedere solo una. Andiamo a montare questa qua, che è parte della turbina di scarico, e avvitiamo. Senza stringere tutto subito, lo faremo dopo aver messo tutte le viti di ogni sessione di montaggio che andremo a montare. Mi raccomando, prima controlliamo e poi stringiamo. Attenzione quando fate questo lavoro, perché se fate troppa pressione sul cacciavite, rischiate di danneggiare i collettori. Attenzione, mettiamo un dito dietro, ecco qua. Bene, adesso vado a prendere di nuovo questo, mi vado a rimuovere le due viti A e P e mi monto l'altro pezzo della turbina su questo. Anche qui attenzione, qui abbiamo i perni e qui abbiamo il foro, chiaramente, dove andrà inserito il perno. Lo andiamo ad allargare un po' all'inizio, ovviamente nei fori più grandi, perché qui ci sono le viti. Attenzione, ricordatevi solo in prossimità dei perni, non schiacciate qui perché rischiate di danneggiare, dovete fare tutto con calma. Ok, non vi dimenticate che qui è tutta plastica, bellissima, riprodotta molto bene, ma se fate troppa forza ovviamente la danneggiate, quindi attenzione. Vado a mettere le viti, queste, guardate dove era l'altra vite, non la riuscivo a trovare, attaccata qua al mandrino. E attenzione perché
le viti queste sono lunghe ma prendono appena appena, quindi quando sentite già che non gira più che fa resistenza, non insistete, va bene così. Cosa c'è rimasto ancora da fare? C'è rimasto da montare questo pezzo qui, eccolo qua, questo, il raccordo, va messo qui. Vedete che è largo questo? E allora cosa bisogna fare? Vado a lavorare su questo. Con calma vado a crearmi lo spazio per fare entrare il perno all'interno, senza fretta, mai la fretta vi porta a fare danni. Questo è un T5. Ecco qui. Non basterà ancora, ma bisogna sempre fare delle prove. Adesso sostituisco questo e metto il T6. Non basterà ancora, però vediamo come siamo messi. Ok, allora a questo punto vediamo un po'. Questo no. Continuiamo con il T6. Voi potete o consumare con una lima la plastica qui, però ve lo sconsiglio perché magari lo fate male, rovinate il dado esagonale, questo qua che c'è in fondo, e sarebbe un peccato. Io continuo a fare questo. Chiaramente metto il dito qua dietro nella parte metallica e non vado assolutamente ad appoggiarmi alla coppa dell'olio che è in plastica, tanto meno ai perni, mi raccomando. Non dovete mai distrarvi quando lavorate sui modellini, perché è proprio lì che poi vi fate male. Non mettete neanche il dito dietro il foro dove poi andrà, dove stiamo lavorando adesso, perché se la punta passa di colpo il foro mi ferisce il dito che ho messo dietro, quindi attenzione. Io direi che ci siamo quasi. Proviamo. Perché se io premo forte, spezzo questa curva che è in plastica. Stiamo andando bene perché entra già meglio, ma devo farlo ancora un po'. Vedete, i filmati sono necessariamente più lunghi, potremmo andare avanti veloce, ma non sono capace. Potrei prepararmi il foro da solo e poi dirvi ragazzi ho fatto così, ma io preferisco farvi vedere tutti i passaggi. Spero che lo apprezziate, ma ovviamente i video sono più lunghi. Qua bisogna fare molta attenzione. Non basta ancora. Lavoriamo da dietro adesso, da qua.
Vedete? Ci stiamo riuscendo, eh? Però è importante non creare alcun danno. Vedete, io non faccio lavoro di fretta per fare tutto in una volta, ma eseguo sempre delle prove, altrimenti alla fine mi tocca incollarlo poi, se sbaglio. Ecco il mio gatto, l'avete sentito? È un tigrato europeo di poco più di 2 anni, si chiama Michelangelo, è il mio amore. Io penso che adesso ce la facciamo, eh. Vediamo. Ecco, così. Così va bene. Guardate. Il dado deve perfettamente andare in battuta sulla staffa, mi raccomando. Bene, fatto questo, guardate quanta limatura di metallo che c'è qui. Prendo questo e questo, una vite KP, controllate. Vedete, guardate, dovete controllarli i pezzi perché li potete montare anche male, guardate. Guardate com'è storto così. Invece se io lo guardo e lo metto così, lui è diritto. Vedete? Così no. Guardate il cerchio centrale. Ecco perché vi dico, attenzione, non avvitate subito così perché pensate che la posizione è corretta. C'è sempre un po' di tolleranza dove dovete andare a lavorare voi, mi raccomando. Poi prendiamo questi qua che sono gli ultimi pezzi e poi metteremo solo questa staffa e abbiamo finito. Quindi guardate anche qua, abbiamo questo pezzo qua, qui abbiamo i dadi esagonali, questo pezzo qui è più alto, vedete il perno è più lungo ed è quello che deve entrare qua dentro in questi fori. Come facciamo? Non mettetelo subito all'interno, ma provate i fori uno per ogni foro, il perno uno per ogni foro, guardate, qui entra e va bene. Fate attenzione qui perché c'è il perno, quindi fatelo solo inserire, ma non fate questo movimento perché spezzate il perno, spezzate questo dietro, attenzione, e attenzione anche a questo piccolo. Insomma, come vi dico più volte, dovete fare attenzione sempre. Ecco qua. Bene, adesso posso andarlo ad inserire all'interno, guardate. Qui abbiamo questo scasso, qui abbiamo il perno e lo mettiamo così, a pressione. Avete visto? Perfetto. Poi prendo questo. Qui ho già messo una vite KP, qua. Inserisco questo. Se è molto duro da far entrare, fate quello che ho fatto io. Qui abbiamo il punto di giunta dell'iniezione quando hanno creato il pezzo. Andate a consumarlo un po'. Stessa cosa di qua. E inserite. Così. Non guardate adesso la direzione, la guardiamo dopo che mettiamo questo.
Qua non vi potete sbagliare, abbiamo lo scasso e abbiamo questo segmento, così, e mettiamo la vite KP. Guardate anche qui, guardate. Per quello vi dico sempre, e non mi stancherò mai di dirvelo, io posso evitarlo anche così. Vedete? Lo posso anche evitare così, guardate. Io vado, avvito la mia vita e dico ok, montato. No, è sbagliato. Sbagliato. Guardate quanto spazio abbiamo qua sul collarino e qui se lo giriamo contro, al contrario, questo ci esce fuori. Non deve essere montato così, dovete controllare sempre. Ecco, lo centrate e poi lo avvitate piano, non stringetelo forte, altrimenti spezzate la plastica. Tutto deve essere perfettamente a filo con quel pezzo sotto. Basta così. Adesso, come va posizionato questo? Guardate, giriamo così. Questo va posizionato così. Adesso ve lo faccio vedere. Lo regolo solo qui come la foto. Ecco, guardate. Guardate bene. Qui abbiamo il perno. Qui c'è il foro. Voi lo girate così. Questo dado deve essere in linea con questa vite. Questa è la posizione corretta. E questo foro, ovviamente, visto che non potrebbe essere diversamente una volta che avete messo questa regolazione, deve avere un dado esagonale di qua e uno di là. E questa è la posizione corretta. Questo pezzo qua lo mettiamo da parte per le prossime sessioni di montaggio. Andiamo a montarci l'ultima cosa, che è questa staffa piccola. Se vi ricordate, all'inizio vi avevo detto che mi ero creato con la vite QM, eccola qui, e con il lubrificante il filetto qui. Vado a rimuovermi la vite. Attenzione, la staffa prima deve essere completamente contro il metallo, questa qua dorata. Poi vado a stringere, ok? Perfetto. Non stringete forte perché vi si rompe subito la plastica qui. Attenzione, non stringete forte, ok? Bene, ho fatto tutto, adesso metto pausa al video, ho smesso di parlare perché se cambio l'ingrandimento mentre parlo non mi registra la voce. Dicevo, prendo tutto quello che ho montato, anzi non metto neanche la pausa, facciamo così. Qui più che un video tutorial sembra un'officina qua, sto box, sto cubo box. Le immagini parlano da sole, ho poco da dire. Ci sarà un LED per ogni parte che sarà illuminata, anche le frecce. Ruota anteriore sinistra. Il trapezio.
questo va messo così. Guardate che riproduzione che sono riusciti a fare in questo modello, e non è finita, ce ne vanno ancora di pezzi e così. E poi il cofano anteriore. Guardate e incantatevi su questo pezzo. Ah, guardatevi. Cioè, dopo oltre mezz'ora di video mi rendo conto solo ora che manca la luce all'anello. Guardate, si vede meglio, vero? Che vi devo dire? Michele ne ha fatto un'altra. Speriamo che si sia visto lo stesso abbastanza bene. Tutto in metallo, targhette in alluminio con le viti vere. Guardate. Viti vere. Una verniciatura splendida. Questa è la riproduzione anche degli spruzzatori dell'acqua, la retina anch'essa in metallo. Guardate sotto il pannello fono assorbente del cofano, come hanno riprodotto la finta vetroresina. Che spettacolo! E questo, come faccio notare ogni volta, perché c'è veramente da incantarsi, ma veramente, dai ragazzi, diciamo le cose come stanno, ma vi rendete conto? Queste sono le riproduzioni delle guarnizioni. E qui abbiamo l'adesivo in alluminio che è il paracalore, come nella macchina vera. Ah, spettacolo! Che bella! Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, vi abbraccio, mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A voi non costa nulla, a me serve tantissimo, e se avete piacere di aiutarmi ulteriormente, sempre gratis, non vi chiedo soldi, posso chiedervi soldi? No. Allora, dicevo, a parte gli scherzi, se potete condividere i miei video nei gruppi dedicati. Grazie a tutti, ripeto, un nuovo abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.